Ciao, bentornata o bentornato su questo canale. Se invece sei nuovo o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Oggi vorrei riprendere la rubrica Elementi di design, raccontando la storia di oggetti straordinari diventati ormai quotidiani e a volte dati un po' per scontati. Sono oggetti che conosciamo benissimo, alcuni così semplici che ci sembra esistano da sempre, eppure nascono dal genio di qualcuno. Qui, e ti lascio il link anche in descrizione, avevo raccontato la storia di 5 oggetti di uso quotidiano. Oggi te ne ripropongo altre 6. Prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo! Non perdiamo tempo, entriamo subito nel vivo dell'argomento e vediamo 6 oggetti di uso quotidiano. Esiste qualcosa di più semplice e più utile della molletta per panni? 2 pezzi di legno a cui negli anni si è affiancata la plastica uniti da una molla d'acciaio. La molletta in legno che usiamo oggi è stata inventata da D.M. Smith in Springfield, Vermont nel 1853. Nel 1944 Mario Maccafferri sostituisce il legno con la plastica per rendere la molletta ancora più resistente. È poi diventata un classico del design nel 1976 quando l'artista Claes Oldenburg, spero sempre di dirlo giusto, ne fece un'opera d'arte dal nome Clothespin, ovvero molletta gigantesca alta ben 13,7 metri. Quest'opera è installata tuttora nel Center Square Plaza di Filadelfia. Una curiosità. Il merito di questa invenzione è stata spesso attribuita agli Shaker, una setta religiosa fondata da Anne Lee negli USA nel 1772. Questa attribuzione perché furono autori di molti pezzi d'arredo che era l'espressione della loro fede, quindi massima semplicità, dettagli essenziali e nessuna decorazione, e la molletta in effetti incarna tutto questo. Questi barattoli con il tappo a pressione sono nati circa nel 1825 da designer sconosciuto, principalmente per conservare il cibo. Oggi sono anche oggetti decorativi. Riempiti non per forza solo di cibo, sono infatti perfetti da mettere nelle composizioni da mettere sul top delle nostre cucine. Sono fatti in vetro stampato e hanno una capacità di sigillatura perfetta, con la caratteristica gomma arancione e il gancetto in ferro. Quando il barattolo viene riscaldato, all'interno si crea il vuoto rendendo la chiusura ermetica. Esistono in vari formati da 50 ml fino a 3 litri e hanno una grande apertura da 7 a 10 cm per rendere più facile il riempimento. Nonostante le innumerevoli imitazioni, questo barattolo è tuttora presente nelle nostre case perché funzionale e con un sistema di chiusura semplice ed economico. È ormai strettamente associato a prodotti artigianali di alta qualità. La cannuccia è uno di quegli oggetti a cui facciamo poca attenzione, dandola quasi per scontata per poi apprezzarla quando manca. La cannuccia nel corso degli anni è evoluta davvero molto. Si attribuisce l'origine della cannuccia a Marvin Stone, un produttore di sigarette con filtro di carta nel 1888. In realtà allora esistevano già delle cannucce che erano però in loglio, una pianta erbacea. Stone, però, stufo che le cannucce si spezzassero e soprattutto che lasciassero un aroma poco gradevole nelle sue bevande, decise di produrre la sua propria cannuccia. Da principio avvolse alcune strisce della carta che usava per i filtri ad una matita e, incollandole insieme, creò la prima cannuccia di carta. Il prodotto fu poi migliorato grazie all'introduzione della carta paraffinata, che impediva alla cannuccia di impregnarsi,
E questa è la prima cannuccia che è stata brevettata nel 1888, appunto. Negli anni la cannuccia è poi diventata di plastica per tornare ora di carta per via dell'inquinamento. Uno dei miglioramenti significativi di questo oggetto è stato quello dell'aggiunta della fascia flessibile introdotta da Joseph Friedman nel 1937. Questa piccola aggiunta ha aiutato sia i bambini piccoli che non erano ancora avvezzi al bicchiere che i convalescenti costretti a letto. Piccola curiosità, infatti il primo lotto di cannucce flessibile è stato venduto proprio ad un ospedale nel 1947. Il coltellino dell'esercito svizzero nasce come oggetto utile per i soldati nel 1891 da Karl Elsener. Elsener fondò poi l'associazione Maestri Coltellinai Svizzeri per facilitare il processo produttivo. Il coltello però non ebbe il successo sperato e l'associazione si sciolse. Elsener non si arrese e cercò di sistemare i problemi che non lo avevano fatto decollare, ovvero la pesantezza e la funzionalità limitata. Ci riesce nel 1897 quando registra il nuovo coltello, quello che conosciamo tutti. Nuova funzionalità e aspetto gradevole furono ben accolte da tutti, non solo dai soldati. Elsener chiamò la sua azienda con il nome di sua mamma Victoria. Poi nel 1921 aggiunse al marchio anche il nome internazionale dell'acciaio inossidabile e quindi diventa Victorinox. L'utilizzo della croce svizzera indica uno strumento di qualità superiore. Per poter soddisfare ogni esigenza, oggi in commercio esistono molte varianti del coltellino originale. Si arriva ad una gamma di ben 100 modelli. Chi non ha fatto nella sua vita almeno un puzzle con più o meno pezzi? Ebbene, questo affascinante e intramontabile gioco che piace a tutte le generazioni nasce nel 1766 a scopi educativi. L'idea nasce da John Spilsbury, incisore e fabbricante di mappe di Londra, che un giorno decise di incollare una delle sue cartine su una tavola di legno e di tagliare i singoli paesi in corrispondenza dei propri confini. Venne chiamata Dissected Map, mappa sezionata, ed è stata usata per molto tempo per insegnare la geografia a scuola. Solo nel Novecento si pensò di creare qualcosa anche per gli adulti. Erano però molto cari da realizzare, quindi venduti in piccole quantità e solo a clienti facoltosi. Questi però li usarono come mezzo di intrattenimento nelle loro feste, facendo nascere e dilagare una passione collettiva. I pezzi poi divennero ad incastro e nel 1908 fu coniato per questo gioco il nome puzzle, riferendosi appunto alla nuova forma ad incastro. Nel 1929, all'inizio della Depressione, i puzzle diventarono un passatempo nazionale amato da tutti, indipendentemente dall'estrazione sociale. Questo per due ragioni: perché riproduce immagini che permettono almeno con l'immaginario di fuggire dal brutto momento che stavano vivendo, il cambio di materiale da legno a cartone che rende il gioco economicamente molto più accessibile. Nel 1932 arrivano anche nel resto del mondo e diventano la forma di intrattenimento più amati da grandi e piccini. Nel 1990 i puzzle sono diventati talmente redditizi che la società di giochi Parker Brothers decise di concentrare la loro produzione solo su questo gioco. Negli anni poi sono nati anche i puzzle 3D. Inventata da Linus Yale Jr. nel 1961. Figlio di fabbro, inventa una serratura che è un congegno che si abbinava a chiavi composta da diverse parti che davano la possibilità di usare un numero infinito di combinazioni difficilmente copiabili. Al suo interno non presenta nessun elemento che possa spostarsi come per esempio le molle. Inventa anche un meccanismo detto pin tumber o notolini radiali. Meccanismo non visibile all'esterno e quindi non forzabile. La serratura viene chiamata l'infallibile magica serratura Yale. La seconda serratura invece si chiama l'infallibile sicura serratura Yale e non è altro in realtà che una versione migliorata della prima.
Yale mostra una certa fiducia nel suo prodotto, tanto da promettere $3.000 a chi fosse riuscito a forzarla. Poco dopo queste serrature sono diventate così famose per la loro affidabilità, anche grazie all'abilità imprenditoriale di Yale, che nel 1856 furono usate anche per la zecca degli Stati Uniti. Yale diventa così sinonimo di serratura. Nel 1860 Yale inventa anche la prima serratura Monitor Bank, la prima serratura a combinazione. Infine, nel 1961 rielabora il meccanismo di pin timbre e lo usa nelle serrature a cilindro. Fonda anche la sua società con Harry Tone nel 1968, ma muore poco dopo. Il suo nome però è stato tramandato come il più grande produttore di serrature. Nel 1879 alla produzione di serrature si aggiunge quella dei lucchetti. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Nel caso fammelo sapere con un bel like e nei commenti. Sentiti poi libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se senti che la tua casa o qualche ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre e prenota la tua consulenza. Trovi i miei contatti in descrizione. Se non lo hai ancora fatto, ricordati anche di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così non ti perderai i prossimi video. Grazie di cuore di essere stato qui con me. A presto, ciao!